Buongiorno ragazzi, oggi parliamo di Zenith, vi faccio vedere i vari loghi che Zenith ha avuto dai suoi albori con i primi cambi nel 1965, poi nel 70 e così via. Vi farò vedere alcuni orologi di esempio e le corone di esempio per una corretta datazione, oppure nel caso abbiate un orologio Zenith senza la corona originale, per trovare quella giusta. Mi raccomando, vi invito a tutti a mettere mi piace a questo video e a iscrivervi al canale qualora non foste iscritti. A presto ragazzi, anzi ora andiamo sul banco. Il banco è nuovo. Buongiorno a tutti da Maurenz Monkey. Ragazzi, oggi parliamo di Zenith e come avere una corretta datazione partendo dalle corone di carica. Questo video può servire sia per avere una corretta datazione di un orologio con la corona di carica, sia nel caso si abbia un orologio con una corona non originale, quale corona giusta da cercare. Veniamo a guardare questo Zenith stellina classico in acciaio da 32 mm. Come vediamo, questo ha una corona con una stella a 4 punte, che è un classico logo di Zenith che ha adoperato dal 1965 fino al 1970. Quindi con questo orologio che è stato ritrovato con questa corona e non sostituita, possiamo dire che questo è un orologio, dato il design classico degli anni 60, che però iniziava ad avvicinarsi agli anni 70, questo è un classico orologio del 64-65. Naturalmente possiamo trovare l'indicazione di questa datazione anche guardando il seriale sul movimento, però in questo caso voglio un focus solo e soprattutto sulle corone. Quindi abbiamo datato questo orologio tra il 64 e il 65 perché questa corona viene utilizzata fino al 1970, dal 65 al 70. Quale corona veniva utilizzata antecedentemente? Quindi fino al 1965, ve la faccio vedere subito. Questa qui. La vedete com'è fatta? È una stella con all'interno la Z di Zenith. Questa corona è stata utilizzata dagli albori di Zenith praticamente fino al 1965, sostituita poi con quella che vi ho fatto vedere prima, ossia con questa qui, con la stella a 4 punte. Successivamente Zenith ha cambiato ben altri due loghi. Abbiamo questo logo che va dal 1970 fino ai primi anni 2000 ed è sempre una stella a 4 punte con queste ondine di lato e la ritroviamo anche sulla corona. Vedete? In questo caso parliamo di uno Zenith automatico con ancora il calibro di manifattura, quindi stiamo intorno al 1977, inizio anni 80, perché poi negli anni 80 pieni Zenith abbandona l'utilizzo di calibri di manifattura per passare ad ETA, diciamo un periodo un po' buio della casa. Quindi, ricapitolando, abbiamo, eccola qui, stella con la Z al suo interno dagli albori di Zenith fino al 1965. Guanti e pinzette non vado d'accordo, scusatemi. Stella a 4 punte dal 65 al 70. Logo con stella con contorni dal 70 fino agli anni 2000. In questo modo voi potete sia datare i vostri orologi Zenith partendo dalla corona, nel caso non sia stata sostituita, assolutamente, poi dovete sapervi giostrare tra il design dell'orologio, il calibro dell'orologio e di conseguenza poi capire se la corona montata è quella giusta o meno. Però anche potete utilizzare queste informazioni per scoprire quale corona serve al vostro orologio qualora non fosse logata. Vogliamo vedere un po' di cosa parliamo questi orologi? Veniamo, ora vi faccio vedere il calibro di questo orologio Zenith che è davvero magnifico.
Un attimo che prendo la lama, non era programmato a farvi vedere i movimenti, ma sapete, io ci tengo a mostrarvi i movimenti. Vedete come si apre? Lo avete visto in altri miei video. Sulla cassa c'è uno spazio per inserire la lama. Dovete semplicemente con delicatezza e precisione inserire la lama all'interno. Dopodiché, tac, si effettua lo scatto e si rimuove il fondello. All'interno del fondello, di conseguenza, troviamo la scritta acciaio inossidabile Zenith Swiss Made e veniamo al meraviglioso calibro Zenith 2541. Guardate che spettacolo, che finiture, come è bello questo calibro. Da notare la microregolazione a vite lì sul bilanciere, l'Inca Block, la forma del ponte con quella punta che è un vezzo tecnico perché la potevano fare dritta, arrotondata, invece ci hanno messo quella puntina per dargli comunque un aspetto estetico gradevole. Per questo vi dico che nel vintage i particolari erano molto più curati. Qui invece andiamo a vedere il fondello, questo è un Surf, uno Zenith Surf, acciaio e la cassa oro elettroplaccata. Andiamo ad aprire con la nostra fida palletta che ho perso. Ah no, eccola. Ve la ricordate la palletta? Se la volete vi metto un link in descrizione dove potete acquistarla su Amazon. Giriamo con la palletta il fondello e andiamo a vedere anche la scritta all'interno. Come vedete all'interno c'è il logo Zenith che viene utilizzato dagli anni 70 al 2000. Perché io dico che questo orologio è del 75-76? Perché utilizza ancora il calibro di manifattura Zenith 2572 PC, calibro che poi è stato abbandonato perché Zenith ha preso una brutta piega e ha iniziato a incassare in questi orologi qui IETA. Invece questo è un bellissimo Zenith di manifattura automatico, notate la bellezza anche quella vite blu azzurrata. Anzi, voglio proprio dirvi una cosa riguardo a questa vite blu azzurrata. Cosa significa blu azzurrata? È una lavorazione. In molti calibri cinesi vedete tutte le vitine blu, ma quelle sono colorate a vernice. Questa qua azzurrata a fiamma, ossia si passa la vite sopra una fiamma e la fiamma colora di blu, proprio perché è una fiamma particolare che colora di blu l'acciaio e la tempra, quindi è più forte, più resistente. In questo caso, dato che deve reggere il ponte dell'automatico, vedete anche queste due più piccoline sono temprate e azzurrate, oltre a essere belle esteticamente hanno anche una funzione tecnica, quindi sono perni molto più resistenti. Queste, vedete, sono tutte particolarità che nei calibri nuovi, di linea economica naturalmente, non trovate, mentre un orologio del genere che trovate a cifre intorno ai 300 euro, riuscite a comprare un orologio che ha un calibro di manifattura Zenith automatico con un grado di finitura davvero di alto livello. Spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre vi invito a mettere mi piace al canale, di mettere mi piace a questo video, scusate, iscrivervi al canale come vi ho anche anticipato nell'intro di questo video. Spero vi piaccia anche la nuova visuale nera in velluto e l'utilizzo di guanti in maniera tale da rendere questo canale sempre più professionale. Ragazzi, vedete, queste sono le 3 corone. Una corona di carica Zenith si trova sul mercato degli usati o su eBay o anche in fornitura intorno ai 40-50 euro, quindi se vi capita di comprare un orologio che non abbia la corona originale, 50 euro la si trova e la si mette. Ragazzi, è stato un piacere, a presto.